Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi presenterò altre due torce, una tattica e una frontale. Sono della Chance Sky, già vi ho recensito tre torce che ho riscontrato essere fantastiche, tra l'altro una era a infrarossi, ma questo è un altro discorso. Queste sono particolari, questa per la colorazione è della P25 2.0. Questa invece è la HS3R, una torcia frontale tattica, perché si può staccare anche dal suo supporto e utilizzare semplicemente tenendola fra le mani. Ora vi farò vedere tutte le caratteristiche, faremo un paio di prove in interno e giusto due prove in esterno per farvi capire se può essere utile per i vostri utilizzi o meno. Il prezzo è di circa 100 euro per questa e circa 70 euro per quest'altra frontale. Vi lascerò però i link giù nel primo commento nella descrizione, spero di associarli anche ad un codice di sconto in modo da farvi risparmiare qualcosina. Ma ora mettiamoli sul bancone, guardiamole, analizziamole, vediamo le varie funzioni e poi andiamo in esterno e vediamo come vanno. Iniziamo. Quindi queste sono le confezioni con cui vengono vendute. All'interno, oltre ai prodotti, troviamo anche i relativi manuali di istruzioni, un cavo USB tipo C per ognuna delle due e anche un laccetto per poterla fissare al polso ed evitare che ci cadano. Ricordatevi quando le comprate di rimuovere questa linguetta che è messa nella batteria, altrimenti non riuscirete né a utilizzarle, tanto meno a ricaricarle. Per quanto riguarda la torcia tattica, viene data in dotazione anche questa custodia con questo passante nella parte posteriore per poterla tenere nella cintura, nello spallino dello zaino, eccetera, con apertura con velcro. Guardiamo rapidamente anche le caratteristiche tecniche della torcia tattica. Quindi 3600 lumen come luminosità massima, 208 metri come distanza massima raggiungibile, 80 ore come autonomia, ma utilizzata in modalità eco, che è una funzione che consuma pochissimo ma ovviamente emette pochissima luce. Guardiamo anche la parte posteriore, abbiamo una tabella con tutte le varie modalità di utilizzo con relative distanze, lumen emessi e durata, tranne per la modalità strobo e la modalità SOS. Ovviamente entrambe sono rugged, quindi quasi indistruttibili, resistono a cadute da 2 metri di altezza e possono essere utilizzate anche sott'acqua sommerse a 2 metri di profondità, per una durata di circa un'ora. E allora, guardiamolo, partiamo da questa, una torcia tattica particolare con questa colorazione fantastica, con una finitura simile al marmo, mi piace tantissimo, diversa da tutte le altre torce. Ho scelto questa colorazione proprio perché mi mancava, ma guardiamo direttamente come si utilizza e come è fatta. Allora, nella parte posteriore abbiamo l'alloggiamento per la batteria. Questa torcia si ricarica inserendo il cavo USB tipo C direttamente nella batteria. Hanno previsto questo tipo di utilizzo forse per garantire la massima impermeabilità, perché è vero che sono impermeabili anche se hanno la chiusura con il tappino in gomma, ma si può usurare, si può dimenticare di richiuderlo. In questo modo invece non avremo assolutamente ingressi, quindi rimarrà impermeabile in qualunque circostanza. Ricordatevi però di chiudere bene perché c'è un O-ring che la rende impermeabile. Nella parte posteriore abbiamo il tastino di accensione, nella parte centrale la clip che è possibile anche ruotare oppure rimuovere, e nella parte frontale non abbiamo una corona con la solita dentellatura, ma semplicemente una corona rotonda che non si può rimuovere. Subito più in basso abbiamo questo tastino multifunzione che si utilizza solo ed esclusivamente quando la torcia è già accesa, infatti da spenta premendola non potremo fare nulla se non dare un comando particolare, perché una volta premuta, se premiamo anche questo tasto, attiveremo la modalità eco. Ma partiamo dalle modalità normali. Allora, premendo una volta il tastino nella parte posteriore potremo accenderla ed utilizzarla, ma abbiamo la possibilità anche di accenderla temporaneamente solo per il tempo in cui teniamo premuto il tastino nella parte posteriore. Premendo fino al click invece l'accenderemo e rimarrà acceso in modo costante, e questo tastino ci servirà per cambiare tipologia di illuminazione. Ma se noi vogliamo utilizzare una modalità bassissima, quindi la eco, premiamo prima questo tastino, dopodiché quest'altro, e avremo questa luminosità molto bassa che ci permette di leggere qualcosa, fare segnali luminosi, insomma utilizzarla per circostanze nelle quali non serve una grande luminosità. Premendo questo tastino quindi varieremo tra tutte le varie funzioni. Questa è la modalità eco, poi avremo la modalità low che emette 50 lumen, dopodiché avremo la modalità media con 200 lumen, poi la modalità alta con 800 lumen e la modalità turbo con 3600 lumen. E la distanza massima è 208 metri. La modalità eco non riporta la distanza perché si utilizza, come vi ho detto, solo da vicino. La durata infatti con questa luminosità così bassa è di ben 80 ore. Per poterla spegnere bisogna assolutamente tornare nel tastino posteriore. Abbiamo anche la possibilità di metterla in piedi su un piano e la possibilità di poggiarla su una superficie, perché avendo questa sagomatura particolare impedisce di rotolare via. Eventualmente c'è anche la clip che interviene nel fermarla, ma se non vogliamo utilizzarla ricordatevi sempre che l'inclinazione del piano non deve essere eccessiva. Per quanto riguarda la qualità costruttiva mi piace tanto, si sente al peso che è massiccia, è solida come torcia, non ha assolutamente alcun tipo di movimento. L'unica nota, forse mi sono accorto che spostando questa clip si è formato un piccolo graffietto, quindi spostandola più volte potrebbe anche continuare a graffiarsi. Non so se era un difetto della mia oppure se è una
cosa comune anche alle altre. Comunque la vendono anche di altre colorazioni, ma a me questa piace tantissimo. Passiamo ora a questa che ho utilizzato per diverso tempo, infatti un po' sporca, un po' maltrattata. E allora, milionesima telefonata che mi interrompe il video. Stavo dicendo, questa è la torcia frontale che ho già utilizzato per diversi utilizzi, infatti un po' sporca, diciamo un minimo usurata, anche se per il tipo di torcia non si usura. Comunque ha piccoli segni di utilizzo. Allora, questa va montata su questa fibbia che si mette attorno alla testa, che è possibile anche regolare, ovviamente è una fibbia elastica e ha la possibilità di essere ruotata verso l'alto e verso il basso, ma si può anche staccare da questo supporto, quindi stacchiamo, ve la faccio vedere ancora meglio. Questa, a differenza dell'altra, si può ricaricare tramite la presa USB tipo C da questo sportellino che dovete ricordarvi di chiudere sempre per bene. Questo è il tastino di accensione che una volta premuto singolarmente, quindi una sola volta, ci darà semplicemente il livello di carica della batteria, che anche sull'altra viene riportata da questo LED nella parte centrale. Il colore verde indica il livello massimo di carica. E per quanto riguarda l'utilizzo di questo tastino abbiamo diverse funzioni. Premendo questo tastino una sola volta si accenderà la luce di colore verde che ci indica il livello di carica della batteria e lampeggerà per indicarci che la torcia è bloccata. Possiamo sbloccarla premendo 2 volte rapidamente oppure mantenendola premuta a lungo. In questo modo è sbloccata. Poi avremo l'ultima modalità utilizzata. Premendola ancora cambieremo modalità, in questo caso abbiamo la modalità più bassa, e per bloccarla dobbiamo mantenere premuto a lungo. Possiamo sbloccarla, come ho detto, premendo 2 volte, oppure possiamo tenere premuto a lungo di nuovo il tastino, avendo l'ultima modalità utilizzata anche in questo caso. Ma abbiamo diverse funzioni di questa torcia, non solo la luce bianca, anche la luce rossa. Per poterla attivare bisogna premere una volta e poi mantenere premuto di nuovo questo tasto. Così avremo la luce rossa lampeggiante, in quest'altro modo la luce rossa fissa. E per poter tornare all'utilizzo normale basterà premere una volta e poi mantenere premuto. Quindi passeremo all'unica luminosità bianca con diversi tipi di intensità. Anche per questa guardiamo le varie modalità. Quindi abbiamo la modalità eco con 5 lumen che durerà al massimo 60 ore, modalità rossa che avrà 15 lumen e durerà al massimo 7 ore, la modalità turbo con 1100 lumen 45 minuti, la modalità alta 400 lumen durerà un'ora, la modalità media invece avrà 130 lumen e durerà 3 ore e mezza, la modalità bassa invece avrà 25 lumen e durerà 16 ore. Ora però andiamo in esterno, così vi faccio vedere la luminosità che emettono in base all'utilizzo e in base ai lumen che sceglieremo. Allora partiamo con una prova in esterno con la P25V2, quindi l'accendo, modalità bassa, vediamo le varie luminosità simulando una camminata così in esterno e aumentando quindi di volta in volta fino ad arrivare alla modalità massima. Vedete che riusciamo ad arrivare con un raggio molto ampio, molto lontano, quindi così praticamente quasi non si vede, serve ad illuminare solo da vicino, però comunque dai, riusciamo a vedere anche un po' lontano, non lontanissimo, comunque si riesce a vedere. Aumentando ovviamente riusciamo ad avere una luminosità veramente elevata e anche molto larga. Adesso proviamo con l'edificio abbandonato, quindi torcia spenta, accendiamo, minima luminosità, ovviamente non mi aspetto di vedere nulla se non questo albero, insomma il muretto di fronte, ma se aumentiamo con questa già riusciamo a vedere qualcosina e con la modalità turbo riusciamo a vedere davvero bene. Proviamo a fare anche uno zoom, si vedono pure le fughe dei mattoni, quindi riesce ad illuminare molto bene. Tra l'altro, come vedete, è così grandangolare che se io punto verso la destra riesco ad illuminare anche l'albero. Comoda per quanto riguarda l'illuminazione in caso di escursioni, perché abbiamo un punto centrale leggermente più luminoso e poi riusciamo a vedere anche lateralmente. Ok, bellissimo. Vi faccio vedere anche la modalità strobo che non vi ho fatto vedere all'interno. Si attiva mantenendo premuto il tastino per cambiare funzione, quindi così avremo la modalità strobo, ma premendolo di nuovo avremo anche la modalità SOS, quindi con il lampeggio che simula l'SOS Morse. Adesso passiamo invece alla piccola torcia frontale. Allora, eccola qua, facciamo una prova solo per farvi vedere che la differenza con l'altra, ovviamente non riuscirà mai ad illuminare fino in fondo, però qualcosina fa. Quindi aumentiamo, andiamo alla modalità massima, zoom anche per questo, vedete, riusciamo comunque a vedere qualcosina, sicuramente non riesce ad illuminare come quella, però è una torcia frontale che ci permette di vedere comunque bene. Guardate, abbassiamo, queste sono le varie luminosità. Proviamo a simulare una camminata anche con questa, quindi partiamo da questa parte buia, cambiamo luminosità. Ok, questa è la massima luminosità e ci permette di vedere, anche se abbiamo già un po' di illuminazione artificiale, però riusciamo a vedere comunque come illumina
e a vedere un poco tutto. Quindi proviamo a simulare una camminata fra degli ostacoli. Anche con la modalità più bassa riusciamo a vedere. Se io spengo non vediamo nulla. Possiamo utilizzarla per un cambio gomme, possiamo utilizzarla per diverse circostanze. Tra l'altro non vi avevo fatto vedere che è magnetica, quindi proprio nel caso del cambio gomme possiamo sfruttarla appoggiandola su una superficie metallica, che sia carrozzeria eccetera, oppure se si tratta di manutenzione del motore nella parte interna del nostro cofano, per puntare la luminosità verso la zona dove abbiamo interesse insomma di fare manutenzione eccetera. Ma anche se si tratta di lavori in esterno, mettendola su una struttura qualunque, possiamo posizionarla su una struttura metallica e usarla per illuminare un ambiente eccetera. Quindi da questo punto di vista comodissima. E come vedete, anche come segnale luminoso, questa lucina rossa, in caso di necessità, se per esempio rimaniamo in panne per strada, dobbiamo fare segnali alle altre autovetture, o in campeggio, escursioni, come punto di riferimento, comunque è molto luminosa, si vede anche da lontano e ci permette di avere questa luminosità lampeggiante oppure fissa, oppure come vi ho fatto vedere poco fa, con un clic possiamo cambiare e usare la luminosità di colore bianco. E dunque ragazzi, ChanSky, due torce che come le altre si sono comportate benissimo. Questa è particolarissima perché ha questa luminosità rossa che possiamo cambiare in bianco con semplicemente un clic, passare dal lampeggiante a fisso. Questa invece è la classica torcia che ci permette di avere diversi tipi di luminosità, da una bassa, bassissima 5 lumen fino ad arrivare alla modalità turbo, che ci permette di vedere davvero da lontano. Quindi se le torce vi sono piaciute vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione. Spero di associarle a un codice di sconto, quindi andate a dare un'occhiata e se vi sono piaciute eventualmente acquistatele. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video per farmi capire che avete gradito le mie prove, insomma tutto quello che vi ho detto e che ho fatto, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!